scusatemi, mi sapreste indicare l'ufficio postale più vicino? Sì, certo, allora guardi, vada dritto e alla prima giri a destra, dove dovrebbe trovare una rotonda e lì vedrà l'ufficio postale alla sua sinistra. Perfetto, ho capito. Vi ringrazio e vi auguro una splendida giornata. Si figuri, buona giornata anche a lei. Ma sbaglio o c'era qualcosa di strano in questa conversazione? Avete notato che Rocco usava il voi mentre io usavo il lei? Volete sapere perché e qual è la forma più appropriata? Allora restate là. Allora, come ben saprete, quando si tratta di rapporti informali tra familiari, amici o in generale persone che conosciamo bene, ci si dà del tu. Le cose però si complicano quando ci troviamo di fronte a persone che non conosciamo oppure con le quali non abbiamo confidenza, per esempio il nostro medico, professore, avvocato, eccetera. In questi casi abbiamo due possibilità, il lei o il voi. Giustamente ora vi starete chiedendo, ma come faccio a decidere qual è la scelta più appropriata? Prima di rispondere a questa domanda, facciamo un brevissimo ripasso di storia. Nel Medioevo, in italiano, il lei ancora non esisteva e le uniche due forme in uso erano il tu e il voi. Non a caso Dante nella Divina Commedia utilizzava il tu con le persone che conosceva e il voi con le persone autorevoli che non conosceva. Il lei si iniziò a usare solo a partire dal Cinquecento come forma di cortesia estremamente formale riservata a persone autorevoli o degne di gran rispetto. La diffusione dell'uso del lei sembrerebbe derivare dall'influenza spagnola nella penisola italiana. Che noia tutta questa storia. Serve un diversivo per alzare l'attenzione. Ma che stai dicendo? Stavo spiegando. Sì, ma l'ho studiato in un libro di psicologia. La gente si annoia facilmente. Dici? Sì. Allora ho un'idea. Oh, già va meglio. In ogni caso, Mussolini, durante il ventennio, decide di vietare l'uso del lei. Perché è considerato di derivazione straniera e poco maschile. E per questo decide di ripristinare il voi e quella che, secondo lui, era la vera italianità. Tuttavia, quello che ci interessa è che dopo la caduta del fascismo, il voi come forma di cortesia verso una sola persona è diventato estremamente raro e potrebbe capitarvi di sentirlo solo nel sud Italia tra persone di una certa età. Dunque, la risposta alla domanda se sia meglio utilizzare il lei o il voi è: sarebbe sempre preferibile utilizzare il lei. Però, a proposito del lei, ci sono alcune regole che dovete sapere. Prima di tutto, secondo alcune grammatiche, quando si scrive sarebbe opportuno segnalare il lei, pronome di cortesia, con la prima lettera maiuscola per distinguerlo dal comune pronome personale di terza persona singolare. Un'altra cosa che dovete ricordare è che anche i pronomi diretti e indiretti, così come gli aggettivi possessivi, si scrivono con la maiuscola quando si riferiscono a persone alle quali vogliamo dare maggior rispetto. Per capirci meglio, fingiamo di scrivere un'email. Egregio dottor Rossi, le scrivo per chiederle se fosse possibile prenotare un appuntamento nel suo studio domani. La ringrazio, cordiali saluti, Graziana. Ah,
Se volete saperne di più su come scrivere correttamente un'email formale in italiano, non perdetevi il nostro video dedicato a questo argomento. Un'ultima cosa che dovete sapere, ma che sono sicuro che già avrete notato, è che anche quando ci riferiamo a un uomo, la forma di cortesia resta invariata. Sì, quindi diremo per esempio la ringrazio, dottore, ma anche la ringrazio, dottoressa. Stessa, identica cosa. Perfetto, ora prima di concludere questo video vediamo insieme alcuni contesti nei quali usiamo il tu e altri invece nei quali usiamo il lei. Per esempio, due ragazzi che non si conoscono si danno del tu. Esatto, però Due adulti che non si conoscono si danno generalmente del lei, a prescindere dalla condizione economica e sociale. inoltre i ragazzi solitamente danno del lei alle persone adulte e anziane, mentre gli anziani e gli adulti tendono a dare del tu ai ragazzi. Eccetto nelle scuole e nelle università, dove il lei è reciproco tra studenti e professori. Ah, e infine, in famiglia, tra genitori e figli o parenti in generale, si usa sempre il tu. In ogni caso, se durante una conversazione volete creare un clima più informale, potete sempre chiedere al vostro interlocutore: possiamo darci del tu? Sì, e allo stesso modo, se qualcuno vi dà del lei, ma vi sembra eccessivo e preferite ridurre le barriere di formalità, potreste dire dammi del tu, oppure mi dia del tu. Ah, una cosa, ricordatevi di passare dal nostro sito dove troverete questa lezione e tutte le altre insieme agli esercizi automatici. Invece, sulle nostre pagine Facebook, Twitter e Instagram troverete tantissimi altri contenuti extra relazionati con l'italiano e non solo. Adesso nei commenti fateci sapere se nei vostri paesi esistono forme di cortesia come in italiano e quando vengono usate. Esatto, noi ci rivedremo presto in un altro video. Ciao! Comunque, che bella la vita da youtuber. Il mare, il sole, le vacanze, i soldi. Sì, siamo l'invidia di tutti. Già.